Ciao ragazzi e benvenuti a Ombre Sonore. Nel video di oggi torniamo a parlare di post-punk, ma non quello degli anni 70 e 80. Voglio portarvi nel nuovo millennio, dagli anni 2000 a oggi, per scoprire 5 album che hanno ridefinito questo genere e lo hanno portato in una nuova era. Dal revival cupo dei primi anni 2000 fino all'esplosione di rabbia e passione degli ultimi anni. Questi dischi, secondo me, hanno dimostrato che il post-punk non è mai morto, si è solo evoluto. Partiamo subito dal 2002, con uno degli album secondo me fondamentali della nuova ondata, Turn On the Bright Lights, degli Interpol. Questo secondo me è il disco che ha dato via al cosiddetto post-punk revival del nuovo millennio. Immaginatevi l'atmosfera claustrofobica e tesa dei Joy Division mescolata con chitarre tagliente e melodie ossessive. Brani come Obstacle One e PDA hanno un'intensità fredda, quasi cinematografica. Questo album secondo me ha letteralmente definito il sound di un'intera generazione di band post-punk e rimane ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile. Sugli Interpol ho fatto anche una monografia, ve la lascio a schermo se vi interessa. 3 anni dopo questo album arriva Silent Alarm, dei Bloc Party, e qui le cose diventano un po' più frenetiche. Questo disco è un'esplosione di energia, a ritmi incalzanti, chitarre intricate e testi carichi di emotività. Pezzi come Bunket ed Helicopter sono diventati inni generazionali. I Bloc Party hanno preso il post-punk e l'hanno reso ballabile, senza però perdere quella tensione nervosa che caratterizza il genere. Silent Alarm secondo me è un classico assoluto, uno di quei dischi che definiscono un'epoca e che ancora oggi suona fresco e urgente. Anche sui Bloc Party ho fatto una monografia, ve la lascio a schermo. A questo punto facciamo un piccolo salto e arriviamo al 2015, con un disco completamente diverso, il debutto degli Algiers, che si chiama appunto Algiers. Qui il post-punk si fonde con diversi generi, industrial, gospel e canti spirituali, creando qualcosa di secondo me veramente unico e potente. Gli Algiers prendono l'aggressività del genere post-punk e la mescolano con sonorità legate alla tradizione afroamericana, creando un sound oscuro, politico e spirituale allo stesso tempo. È un album che non fa sconti, duro, viscerale, ma è incredibilmente ricco e stratificato. Se cercate qualcosa di particolare che spinga oltre i confini del post-punk tradizionale, questo è il disco giusto. Arriviamo a questo punto al 2018, con una band che io adoro, gli Idols, e il disco è Joy as an Act of Resistance. Un disco che ha fatto esplodere la scena post-punk contemporanea e la scena irlandese. Gli Idols usano l'aggressività del genere non per distruggere, ma per costruire. Parlano di amore, vulnerabilità, salute mentale, mascolinità tossica, il tutto con una rabbia liberatoria. Brani come Danny Nedelko e Never Fight a Man with a Pern sono inni potentissimi. È un album che grida, suda ma abbraccia. Ha ridato secondo me al post-punk una voce politica e sociale contemporanea, dimostrando che la rabbia può essere un atto di resistenza gioioso. Album essenziale. Chiudiamo la cinquina con un'altra band che adoro, i Murder Capital, e l'album è When I Have First del 2019. Questo è il loro album di debutto, crudo, oscuro, guidato da una sezione ritmica implacabile e un senso di urgenza che ti prende la gola fin dal primo ascolto. La voce di James McGovern è quasi teatrale nella sua disperazione. È un disco che parla di perdita, dolore, elaborazione del lutto, con un'intensità rara. Ogni brano sembra sull'orlo del collasso emotivo, ma proprio questa fragilità lo rende così potente e unico. Un capolavoro moderno, secondo me. A questo punto chiedo a voi, quali sono le scelte che voi avreste fatto? Vi piacciono gli album che ho scelto? Fatemelo sapere nei commenti.